Siamo in questo distributore. Piccola informazione, è una colonnina della benzina super, ma c'è scritto no hai nafta. Dalle nostre parti, o perlomeno mio padre, ha sempre definito nafta il gasolio, quindi il diesel. Loro per nafta intendono benzina. Probabilmente andremo a mangiare in questi localini. Vamos! Veloce perché c'è la musica di sottofondo. Uno sfilatino e... Jamón cocido. Te magna! Ora non ci possiamo più fermare in quanto il navigatore mi dice ancora 3 ore e 55 minuti, sono le 3 di pomeriggio, quindi ce l'abbiamo presa un po' comoda. I chilometri non sono tantissimi, 270, ma dovrebbero essere una parte, soprattutto la parte finale, sterrati. E inoltre, come vedete sullo sfondo, direzione Cordigliera. Dai Tenerona, dai, andiamo ragazzi! Per seguirci da casa ora stiamo facendo la ruta 17, da quel che vedo dovrebbe essere pochissimo trafficata, ma come sempre lo vedremo insieme. Piano piano saliamo di quota 530 metri, paesaggio intorno spettacolare. Non so voi ragazzi, ma a me questa solitudine piace tantissimo, il fatto che ci troviamo qua, che non c'è nessuno, che non passa nessuno. Da un lato potrebbe essere inquietante, dall'altro prendo una buca, spacco un cerchio, ecco, è andata bene ragazzi. La strada è ottima, il manto stradale è ottimo, ma ogni tanto si interrompe il manto ottimo e arrivano quei punti che devi fare attenzione, perché ci sono delle buche anche profonde che se le prendi in pieno con la motocarica penso che un leggero danno ai cerchi, ai cuscinetti, ai raggi lo puoi fare, quindi stiamo attenti. Penso che dalla GoPro non si veda, ma in fondo c'è la neve, bellissimo ragazzi, bellissimo veramente. La strada che si inerpica là in mezzo. Se venite in Sud America in moto, in camper, a piedi, in bici, segnatevi la 17, poi ve la lascio in descrizione del video perché è spettacolare. Prima vera curva in Argentina. Seconda vera curva in Argentina. Macchina lasciata lungo la strada. Quasi 700 metri di quota, saremo intorno ai 21-22 gradi, l'aria è fresca ma il sole ancora scalda tantissimo. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, guarda in fondo sai. Io ma anche Sara amiamo questi posti, è bellissimo. Guarda i cavalli. Sì, non lo so se l'ho ripreso però. Abbiamo appena visto un armadillo, spero di averne ripreso almeno la coda. I Nandù nel loro habitat naturale. Hanno un ambiente
ambiente talmente vasto da essere quasi a tratti inquietante. È troppo bello, ragazzi, però la bellezza qualche volta toglie il fiato, come un colpo allo stomaco. Prima di diventare tutto territorio Argentina, qui erano presenti diverse popolazioni di indigeni, a partire dai Querandí nel centro, nelle Pampas, che erano cacciatori e raccoglitori. Al nord i Guaraní, che erano invece agricoltori e anche pescatori. In questa zona, nella zona dove ci stiamo dirigendo, c'erano i Pehuelches, i Mapuche, che provenivano dall'ovest, e anche i Puelches. Il sud invece, la Patagonia, la Tierra del Fuego, era popolata da altri indigeni che solevano andare completamente nudi nonostante le difficilissime condizioni climatiche, però solevano avere i fuochi sempre e perennemente accesi. Per questo i primi che arrivarono, vedendo questi fuochi sempre accesi, enormi, la chiamarono Tierra del Fuego. Camminiamo al centro, che strade, ragazzi. Ti rendi conto della lunghezza dei chilometri? Quando le percorri, ripensi alla cartina di Google e dici: ma ora ho capito perché sono così dritto. È impressionante. Oggi è una temperatura molto fresca in questa zona, siamo intorno ai 20 gradi. Non oso pensare la notte quanti gradi possa fare, non oso pensare a quante stelle si possano vedere di notte senza la minima illuminazione. Guardate una caratteristica: ogni tanto lungo la strada ci sono questi avvallamenti e si capisce benissimo che in caso di pioggia questa conca diventa piena d'acqua. Un po' come avveniva anche in Marocco. Ovviamente si fa prima a far così che fare un ponte. La Tenerona come riprende in quarta marcia. Siamo a 910 metri di altezza. All'orizzonte la forma della cordigliera. Ci stiamo avvicinando a Zapala. Il panorama che ci circonda sta diventando leggermente più verde rispetto al semidesertico precedente. Leggermente. Probabilmente l'area della cordigliera fa un po' il suo effetto. Continuano però anche in questa zona sempre le pale che estraggono petrolio e ogni tanto l'odore è molto forte. Il vento ci sposta un po', ma resistiamo. Avverto sempre Francesco, se non dovessi sentirmi nel giro di 10 secondi sono volata via. Il paesaggio risulta sempre più verde. La situazione vento sta peggiorando minuto dopo minuto. Sto guidando con la moto, non so se lo vedete, ma penso 30 gradi. A sostegno di quello che sta dicendo Francesco riguardo al vento, abbiamo intorno delle montagne piatte sopra, come degli altipiani. È evidente che il vento abbia modellato anche loro. Non ci sono alberi, penso che qua il vento sia una costante. Potete vedere anche dalle bandiere totalmente laterale da sinistra a destra. La cordigliera si avvicina sempre di più. Oggi sicuramente mettiamo a dura prova l'impianto audio. Nel mio caso non ho messo il sottocasco, o meglio la copertura che si trova sotto la mentoniera, mentre l'ho messa nella mentoniera di Sara. Voglio capire un attimo la differenza, se vale più o meno la pena metterla o meno. 36 km al Parque Nacional Laguna Blanca. Le distese così grandi rendono il cielo infinito perché non ci sono interruzioni, l'aria e la luce sembrano estremamente pulite, limpide, è fantastico. We could be a part of something new if we only stand together now, we know just what to do. Siamo appena entrati nel Parque Nacional della Laguna Blanca. La conformazione e la vegetazione di questo paesaggio misto al cielo e alle sue nuvole è veramente straordinario. Questa laguna
si è formata quando la lava sbarrò il passaggio a 2 corsi d'acqua, per cui l'acqua confluì in questo punto. Una profondità di soli 10 metri, e questo parco nazionale le è stato costruito intorno appositamente per proteggere in particolare il cigno dal collo nero, che risulta stanziale in questa zona. Il paesaggio semidesertico intorno ha infatti natura vulcanica. I colori degli impressionisti proprio. Spettacolo della natura. Siamo a 1650 metri di quota. Ci aspetta fra un po' la Bajada de Rahue. Chilometri alla struttura, il manto stradale è un po' peggiorato, ma io avevo letto che doveva essere sterrato, invece anche qua ha ripreso l'asfalto. Penso che di sterrato saranno rimasti gli ultimi 20 km, o magari l'hanno asfaltato negli ultimi anni. Ogni tanto la strada riprende in questa maniera, sembra quasi terra battuta, tutte microbuche che però puoi viaggiare tranquillamente anche a 60-70 km/h, la moto la sento super stabile. L'unica cosa a cui bisogna fare molta attenzione è che ogni tanto ci sono dei canali che con la moto, se ti infili dentro, la senti un po' ballare. La strada inizia a peggiorare le proprie condizioni. Fine il pavimento, da qui in poi è tutta sterrata, non è neanche tanto messa bene, pensavo meglio, speriamo che migliori strada facendo, perché 30 km così li vedo abbastanza impegnativi. Sara mi chiedeva: ma quando inizia la strada sterrata? Ecco, penso che la vista in queste condizioni, tra poco mi dice quando è che finisce la strada sterrata. C'è molto vento laterale e non bisogna entrare su quei mucchietti di brecciolino, altrimenti con una moto così pesante penso che farei fatica. Per adesso si viaggia tranquillo. Stasera una bella bistecca roca, nessuno me la toglie comunque, ma penso anche di camminare al centro, forse è meglio qua. Più o meno è simile, anzi forse anche peggio. Ora ci mangiamo un po' di polvere. In teoria si sale perché il mirador dovremmo averlo quando siamo arrivati in cima. Un vento pazzesco, non so se lo sentite dal microfono, sto con la visiera chiusa, la mentoniera chiusa per farvi avere un audio migliore, ma sento un vento pazzesco, ragazzi.
ondulé. Continua la strada sterrata, ne dovremmo avere per circa un totale di 30 km. Incrociamo le dita. Quella su in cima dovrebbe essere la pianta Pehuen, cioè l'Araucaria, originaria proprio dell'Argentina e del Cile. Eccole l'Araucaria. Fantastico! È un sempreverde, una sorta di pino di cui si mangiano anche i semi e di cui gli indigeni mangiavano semi. Eccola al navigatore, non so se la vedete, questa serpentina. Dobbiamo avere il Mirador dietro questa curva. Sarebbe da prendere il drone, ma penso che con questo vento lo troveremo a Ushuaia. Eccolo qua il Mirador, vediamo se anche contro sole riusciamo a vedere qualcosa. Vi sto portando al Mirador de Rahue o Bajada de Rahue. Eccolo qua. Questa è la strada che dovremmo compiere. Estremamente sinuosa, c'è vento tra l'altro, quindi non proprio estremamente sicuro affacciarsi da questo dirupo. Tengo il casco chiuso per poter evitare un po' di vento che potreste sentire dal mio microfono. È un luogo speciale, ci accingiamo a percorrerla sempre con lo sterrato, sempre con ripio. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, Dai Tenerona, domani facciamo un pieno con la benzina, quella premium. Anche perché fino adesso ho messo quasi sempre la super, quella normale, diciamo 95 ottani. Costa un po' meno, ma qua abbiamo visto che con il cambio il prezzo della benzina è veramente bassissimo. L'ultimo pieno l'ho fatto con 45 centesimi al litro. Comunque pensavo fosse meglio, invece no, è un ripio abbastanza importante. Ovviamente ragazzi, questo non è uno sterratore importante, chi fa veramente off è tutt'altra roba. La difficoltà qua sta solo nel peso della moto, nel peso dei bagagli e il fatto che vado in due, altrimenti qui, ripeto,
la motoscarica, chi ha veramente il manico ci si diverte tantissimo. Fra dice che sono rimasti 13 km. Guardate quanto è bella l'immagine del sole insieme alla polvere, bellissimo ragazzi, bellissimo. Un altro piccolo sogno. Chiudete la bocca, non respirate. Un chilometro alla struttura, 2 minuti all'arrivo. Eccolo, il Rio Aluminé. È il fiume che dà il nome ad una città lontana 17 km da qua, appunto Aluminé. Osteria, quindi ce l'abbiamo sulla destra. Dobbiamo entrare, credo? Sì. Verso questa direzione, sì, credo di sì. Che carina. Arrivati, il posto sembra fantastico, io sono cotto veramente, la Tenerona è stata super e anche Sara è stata super. C'è anche un ragazzo che ci sta osservando. Ehi, cagnotto! Possiamo mettere la moto qua dietro o possiamo anche scaricare le valigie adesso? Ci stanno aspettando anche per la cena, ci hanno preparato pasta alla bolognese. Senza parole, posto super, poi ve lo faremo vedere con calma, io mi devo riprendere un po' per raccontarvelo bene. Comunque anche questo, come già detto, un piccolo sogno, arrivare fin qua. Lui è Juan. Eccolo là. Bienvenidos. Grazie. Finalmente la Tenerona ha preso il suo colore preferito. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a